È il peggior momento per vivere di musica? Io sono Rino e sono un musicista. Provengo da un percorso di chitarra classica in conservatorio, non ho frequentato nessun'altra università e quindi è dall'inizio del liceo che mi pongo questa domanda e credo di essere arrivato ad una risposta definitiva. Come tutti i settori siamo sempre in completa evoluzione ed è proprio per questo che dobbiamo stare attenti a quello che ci succede intorno. Per centrare subito il punto dobbiamo ripetere ad alta voce che per essere musicisti nel terzo millennio non basta saper suonare soltanto uno strumento, saper produrre o saper fare qualche altra cosa, ma c'è bisogno di molto altro. Prima di andare avanti volevo dirvi che sono davvero curioso di sapere che cosa ne pensate di questo argomento, quindi vi invito a lasciare un commento in modo tale da poter creare una discussione interessante dove sicuramente abbiamo la possibilità di crescere entrambi. Tra l'altro questo è uno degli obiettivi di questo canale. Tornando a noi, non voglio sottovalutare affatto l'importanza dello strumento, anzi credo che sia una base solida su cui poi costruire tutta la nostra carriera. Ma si può vivere di musica sapendo padroneggiare una sola abilità? Per rispondere a questa domanda voglio portarvi direttamente sul campo e analizzare il percorso degli artisti di cui avete più stima, cercando di trovare la chiave del loro successo. Di conseguenza vi consiglio di non soffermarvi soltanto sull'aspetto musicale in sé, ma di cercare informazioni sulla persona e sulla formazione, per poi trovare delle conclusioni. Sono sicuro che analizzando qualsiasi caso specifico ci troveremo davanti ad uno scenario comune in cui anche figure musicali di un certo spessore e talento trovano la chiave del loro successo nell'unione di tutte le loro abilità. Se facciamo l'esempio di uno strumentista, ma lo stesso discorso vale per qualsiasi altra figura dell'industria musicale, l'unione di presenza scenica, comunicazione, abilità tecniche, management personale, carisma, networking e altre 1000 abilità, potremmo stilare una lista infinita, sono quegli elementi che ci permettono di distinguerci dagli altri, dalla concorrenza e di conseguenza riuscire a raggiungere quello che nel gergo comune chiamiamo successo. Tutte queste abilità trasversali, se così vogliamo chiamarle, sono spesso sottovalutate, se non addirittura a volte non considerate del tutto. Basti pensare che fino a pochi anni fa all'interno dei conservatori si dava soltanto importanza allo strumento e spesso tuttora si ha ancora quella considerazione che lo strumento sia l'unica cosa davvero importante. Invece dovremmo iniziare a ragionare in un contesto in cui la nostra abilità principale, in questo caso lo strumento o qualsiasi altra cosa, svolga sì il 50% di quello di cui abbiamo bisogno, ma resta pur sempre soltanto la metà delle competenze affinché sia una carriera di successo. Tutte queste non sono mie idee, ma basta davvero guardarsi intorno per capire che si è in continua evoluzione e dobbiamo far caso a tutto quello che ci accade intorno. Proprio qualche giorno fa leggevo che Spotify sta testando un feed video verticale in cui si può scoprire musica attraverso il video e questo ci fa capire come nell'era digitale il suono è sempre più associato alle immagini. Basti pensare anche a TikTok e a tutte le tendenze musicali dell'ultimo periodo. Con questo non voglio dire che dobbiamo andare dietro le tendenze e sacrificare in un certo senso la nostra arte, ma dobbiamo essere lucidi su quello che ci accade intorno, in modo tale da poter fare delle scelte giuste che ci permettano comunque di svolgere la nostra attività in piena consapevolezza. Tornando alla domanda iniziale, è il peggior momento per vivere di musica? La mia risposta è no, ma bisogna essere curiosi, bisogna imparare quante più cose possibili, poiché davvero queste poi faranno la differenza all'interno del nostro percorso artistico e musicale. Dobbiamo davvero essere flessibili e versatili, poiché è questo che ci permette di vivere di musica. Se guadagniamo 300 euro dai concerti, possiamo guadagnarne altri 300 se decidiamo di insegnare, quindi sviluppare quel tipo di competenze. O possiamo guadagnarne altri 300 se decidiamo di produrre, di arrangiare, di trascrivere delle partiture. E ancora possiamo guadagnarne altri 300 se decidiamo di scrivere un libro, di fare un videocorso o qualsiasi altra cosa che in un certo senso ci possa portare un ritorno economico. La verità è che tutto è nelle nostre mani e non abbiamo scuse, dobbiamo soltanto tenere gli occhi aperti e guardarci intorno. Io vi invito ancora una volta a dire la vostra nei commenti in modo da poterci confrontare e dato che non costa nulla ed è molto semplice, vi invito anche ad iscrivervi al canale, lasciare un like se il video vi è piaciuto affinché io possa migliorare sempre di più i contenuti che porto.
Vi ringrazio ancora una volta, noi ci vediamo alla prossima.